Evelina, Elenina. Mhm. Ciao, Ciao. 5, certo, Lucino. Lucino. 4, Elenina. 3, Celestina. 2, Flaviettino. 1. Dimmi come la vedi. Allora, mi appare, direi una ragazza adolescente con i capelli lunghi neri legati in una coda, con una gonna molto lunga, seduta dentro una caverna, con le rocce tutte nere, seduta su una roccia che piange disperata. Ok. Seconda sessione di Evelina. Chiama l'Evelina prima che era prima della sua prima sessione. Sono uguali le due Eveline? No, là là mi appare come adesso, ed era spaventatissima da qualsiasi cosa che si avvicinasse a lei. Aveva proprio gli occhi allucinati ed era proprio spaventatissima. Mm. Adesso invece non- è lì sola e non sa che direzione prendere. Già da adolescente, quindicenne direi. Ti Mhm. dà l'autorizzazione? Sì, mi guarda e Come? mi allunga la mano. Sinistra. Sì. Perché non alla destra? Sono troppo curioso, faccio troppe domande. Ehm, lei si gira verso di me da sinistra, è come se a destra non avesse ben chiaro che cosa, come se non vedesse la destra, non so come dire. C'è un buio di qua, che io direi, allora a questo punto ha un buio verso il futuro, mi viene da dire. Di Va qua non bene. vede. Mm. Chiamiamo tre Eveline. Quella prima della prima sessione, quella di oggi Mhm. e la bambina interiore. Quella che lei ha sognato di schiaffeggiare perché è capricciosa e non voleva fare nulla. Mhm. 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 Sì, la vedo che saltella, ride e che si diverte perché ha appena fatto uno scherzo. Mi viene da dire, il papà è andato, doveva annaffiare il giardino. Mentre il papà andava ad aprire il rubinetto della canna, mi viene da dire, lei ha staccato la canna, una parte della canna in fondo e quindi, sai, tipo la valvola che chiude il Mm. flusso, lei Mhm. tipo l'ha staccata e c'è la canna che sta bagnando ovunque, ha bagnato anche lui, e quindi ha fatto lo scherzo e ride. Chi è che sta bagnando? La Pie? No. No, no, sta bagnando il papà. Il papà di Evelina. Sì.
Va bene. Evelina è interferita? Allora, ha due entità mentali. È tornato un leonide, c'è il leonide, poi due rettili piccoli che però diciamo è come se agissero per il leonide. E queste sono le eteriche e basta. Sì, C'è anche un due DL, qualche DL. DL, due DL. Mhm. Sì, le entità mentali ce ne sono due, ma sono molto alte, cioè sono 6 e 7. 6. Allora, in questo momento è 6 ed è la depressione, perché in questo momento riesce a tenerla a bada con le 3 gocce. Sarebbe anche questa 7. E 7 è proprio questa insicurezza e dispersione perché non sa dove andare, questa quindi insicurezza. È proprio una cosa, cioè in qualsiasi direzione lei guarda, non c'è la via d'uscita, è tutto buio. E se andiamo a vedere, se lei va a vedere dove c'è uno spiraglio, cioè in questa caverna ci sono tipo dei corridoi di roccia, no? Che arrivano a una porta chiusa, tutti. Mhm. E se io guardo oltre la porta c'è un soggetto Mhm. della sua vita che è lì dietro pronto se lei dovesse aprire la porta, dirle cosa deve fare, come deve essere. Diamone una. Sì, dietro la prima porta, sulla sinistra, c'è un uomo. E secondo me era suo padre. Quindi tutte le volte che è in una situazione dove rappresenta, diciamo, il maschile, lei si sente la frase del padre di giudizio, del giudizio del padre. Che dice cosa? Devi fare diversamente. Non si fa così. Sì, qualsiasi cosa non è mai come deve essere fatta. Poi? Poi dietro un'altra c'è la figlia che qualsiasi cosa lei faccia, la figlia va in ansia e le urla, alza la voce perché se lei fa così lei si preoccupa e quindi deve fare diversamente. Ha una figlia, non mi ricordo. Sì. Sì, ha detto che è una figlia, io vedo la figlia. Ehm. E poi dall'altra, allora dietro un'altra c'è un gruppo di amiche, donne, e ognuna dice la sua opinione, tipo lei è come se si confidasse, non so cosa fare, non so come, e ognuna dice la sua e quindi lei non sa cosa fare e diciamo le segue un po' tutte, mi viene da dire, è come se non sa cosa fare, quindi un po' qua, un po' là, un po' là. Mhm. E Basta, poi vabbè. c'è, sì, 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 dimmi, poi dimmi. per ogni situazione c'è a seconda della situazione. Qua è tipo, viene fuori un uomo che può essere intorno tra i 45 e i 50 anni, ok? Che però riguarda tutto ciò che lei, mi viene
c'è tutto ciò che deve acquistare, mi viene da dire, ok? Che ha sempre, non si sente sicura e si sente, diciamo, trascinata a fare degli acquisti che magari non sono propensi verso la linea che lei voleva, però si trova magari a fare degli acquisti non voluti, ecco, mi viene da vedere questa cosa qua. Poi ce ne sono tante, a seconda della situazione, ecco. Impianti. Mm. Ehm, C'è questo impianto mentale che è fatto come se avesse all'interno della testa due antenne che sono collegate alle due entità mentali. Quindi è un continuo di impulsi verso quelle direzioni lì. Poi? E poi c'è un impianto eterico qua che è un cerchio che è collegato, è quello che viene utilizzato dai due rettili che fanno quello che vuole il leonide. E quindi diciamo lì è come se da questo impianto, ok, che è un disco però dentro ha quasi tipo una spirale. E vedo che è come se si illuminasse quando loro vogliono che lei cambi direzione. Basta. Mm. Nome del nuovo Sì. progetto. Addormentamento. Il nome del vecchio. Io non ricordo la vecchia sessione con chi l'abbiamo fatta. No, con te no. No, no. Ok, la signora pazza, ok. Il vecchio progetto. Sì, ho capito. Biforcazione. Biforcazione prima e addormentamento poi. Mm. Ok. Causa esoterica di alcuni elementi di salute. Della vista. Diciamo che Evelina non ha più 20 anni. Mm. Sì, direi che la vista cioè non c'è una causa esoterica specifica, ma durante la vita questa farle vedere la realtà come non era, è come se la PS avesse sempre fatto lo sforzo di vedere oltre quello che gli facevano vedere, ok? Quindi è come se io vedessi proprio una patina bianca davanti e Evelina che si sforza a vedere oltre e quindi no, proprio uno Mhm. sforzo eccessivo e questo ha fatto sì che la vista diminuisse sempre di più. Ne aggiungo io uno. Causa esoterica del tenere, se c'è, ovviamente, magari solo un tic, un po' l'occhio sinistro più chiuso dell'altro. Ehm, io vedo il destro che non riesce a mettere a fuoco tutta la parte destra. Mhm. E quindi perché il sinistro un po' chiuso. Però lei prima ha detto che ha il formicolio a destra e indicava la parte, il lato dove ha l'occhio così. Magari sul video. Adesso mi viene il dubbio, non lo so, provo a chiedere. Sì. Sul video appare a Sinistro. specchio. È sinistro? Ok. Evelina è il sinistro l'occhio? Sì, sì o no? Perché non so la cam se specchia oppure no. È il sinistro? Sì, ok.
Ok, allora questa cosa è proprio probabilmente il cercare di mettere più a fuoco la parte sinistra perché la destra non riesce a vederla. Ok, vedo il destro che non riesce a vedere la parte destra. E sai quello che mi faceva vedere prima la ragazza, che si è girata a sinistra perché a destra non riesce a vedere, è tutto in ombra. Ok, il futuro. E quindi probabilmente questo movimento è per, mi viene da dire, cercare di mettere più a fuoco. Ecco. Mm. Mm, un Causa contrasto. esoterica dei problemi di tiroide. E direi che è l'impianto che ha qua. Mi veniva già e non mi ricordavo che c'era l'impianto che gli hanno messo, che secondo me c'era anche prima e sono riusciti a rimettere. Mhm. Causa So- esoterica della pressione alta. Allora, è come se da dentro spingesse, posso dire, la PS da dentro spinge, quindi pressione alta direi non solo sanguigna, mi viene da dire, come se da dentro proprio tutto spinge, ma lei si sente annichilita, ristretta dal mondo. Quindi come se venisse rimessa al suo posto, rimessa, no? C'è Mhm. questa spinta da dentro della PS e da fuori invece lo stringere. Mm, assolutamente sì. Crampi notturni. Eh, allora, sono le abduction, stavo cercando di vedere. La vedo sdraiata su un tavolo di metallo a pancia in giù. È come se mettessero delle sonde qua, dove prendono la sua energia. Infilano delle sonde nel polpaccio. Lipoma alla spalla sinistra. C'è un disincarnato, uno zio, mi viene da dire, attaccato lì. Mhm. Chiamalo. Mhm. Che ti Dice che, stacchi. Che sì, dice? che è rimasto attaccato a lei perché è la figlia che avrebbe voluto e non ha mai potuto avere. Non so se aveva figlie femmine, ma è come se lei era la figlia ideale per lui, la vedeva come figlia ideale. Vabbè, Vic subito, intanto chiamiamo tutti i disincarnati di tutte le generazioni di Evelina, Mhm. che non è più una ragazzina, quindi magari si presentano anche generazioni più indietro. Se noi pensiamo ai giorni nostri, direi che mm, siamo molto fortunati per le informazioni che abbiamo. Le Mm. generazioni passate, come Evelina, che volevano interessarsi di argomenti esoterici, avevano lo spiritismo e basta. Mm. Una disciplina con informazioni di qualità zero, in cui si imparavano cose basilari e di solito false, Mm. o decisamente da mh, selezionare senza nessun criterio in mano, quindi a caso. Quindi direi che oggi chiamiamo tutti i disincarnati, chiaramente di Evelina, ma di tutte le generazioni antiche. 1800, 1900, 1800, 1700, 1600, tutti quelli Mm. che hanno sete di sapere e non hanno potuto sapere e sono lì nel limbo, nel nulla, a non sapere cosa essere, cosa fare. Portale aureo, aperto, diametro Mhm. di chilometri. Oggi facciamo un bel caricone per la gioia
e sono ironico, del Deep State, Mm. della Matrix, cattiva, brutta. Via tutti. Mhm. Ci metto anche i miei, se vuoi ci metti anche i tuoi. Lucio Gift. Elena Gift. Un bel Eh, regalo. mhm. Sono 28.348. Ok. Facciamo un nuovo appello, andiamo in tutti i cimiteri. Prendiamo tutti i nomi di tutti i cimiteri del mondo Mhm. e li chiamiamo tutti. I 28.348 chiamano tutti quelli che conoscono, che sono lì, che vagano, che non sanno. Oggi c'è un regalo, volete vedere di cosa si tratta? Lo valutate, se risuona lo prendete, se no ve ne andate. Se avete anche Ok, solo un dubbio ve ne andate. D'altronde io potrei essere interferito, no? Qualcuno dice che sono Lucifero, quindi vedi te. Quindi una poveraccia che si chiama Luce è Lucifero, poverina. Lei sì che sarebbe. Se portasse la luce lei sarebbe Lucifera. Ma Lucio ce ne vuole di fantasia, eh. Poi le equivalenze varie di. Questa parola vuol dire quell'altra. Ah, chi l'ha detto? Lei. Oh, non Lucifero, eh. Lux Fero Tel. No, Lux. No, Fero. Fer Stuli Latum Ferre. Ah, guarda che me lo ricordo ancora. Tu hai studiato latino, no. Elena? Evelina sì, ha studiato latino. Grande Evelina. La signora Pazza no. Vai. Allora sono 1.058.348. Ammazza Tra te. tutti, eh. Mm. Mi aspettavo di meglio, eh. Però se non vengono ci possiamo fare niente. Va bene, un No, bel no, infatti. milioncino e via. Mm. Ci dovremmo meritare un euro per ogni disincarnato, no? Almeno. Mm. E invece un cazzo. Non dire parolacce. Che Evelina non vuole. Via tutti. Evelina non ha chiesto nessuno in particolare, poi chiediamo un messaggio a questo zio, ma che in realtà ha già lasciato, no? Avrei Sì, sì, voluto sì, fosse anche figlio. infatti, sì, 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 esatto, sì, sì. Con la Vic ha visto questa cosa, cioè l'ha vista dall'alto. Boh. Evelina, io se mi vuoi dire qualcosa lo puoi scrivere nella chat, se puoi, oppure prendi un foglio, scrivilo in grande con un bel pennarellone e mettimelo ben davanti perché io non capisco il labiale, non ho purtroppo questa facoltà. Sono Lucifero, non posso. Ah no, se fossi Lucifero dovrei capire il labiale. Vabbè. Whatever. Un po' più lontano? Un po' più lontano, un po' più lontano. No, lontano. Un defunto. Che significa? Lo zio. Mm. Ah, scusa, l'amica. Sì, scusa, scusa. La tua amica, giusto? Mm. Diamo l'amica. Nonché nostra ex cliente mancata purtroppo da un anno per una brutta malattia. Non quella di moda, una brutta malattia. Tu però, Evelina, non mi stavi dicendo questo. Non mi stavi dicendo. Scrivimelo. Chiama l'amica. Mhm. Mhm. È arrivata, è molto sciupata, molto deperita, incastrata lì, non so. Mm. Mm. Non vuole prendere una vicca. Sì, sì, sì.
ci conosce, no? Almeno mi conosce, Ah, te non so, non mi ricordo. No. Ci rivediamo, che fortuna, nel senso che c'è una buona opportunità, nonostante lei abbia avuto tante informazioni in vita, la vedi un po' confusa. io la vedo confusa? No, sì, ti chiedo. O No, deperita. era deperita e non riusciva quasi, non riusciva a uscire da quel momento. Confusa in Eh, quel senso perché è legata sì, a questa malattia. sì, Mentre da una quello che ha sì. fatto 2 sessioni con me mi aspetto che finita la vita dica, ah vabbè, ok, No, adesso non voglio tornare riusciva. giovane e diventa giovane. Voglio Mm, mostrarmi bella e si mostra bella, non mm. deperita. No, no, non riusciva proprio a uscire da lì. Adesso con la Vic, mi è tutto chiaro. Mi Mm. saluta? Sì, ti ha riconosciuto, è molto felice di vederti, questo l'ho visto già prima. Ehm, è quasi come se, eh, cioè dice, non potevi essere che tu, che mi avrebbe liberato, quasi come se... A Evelina cosa vuole dire? Che le manda un bacio adesso. La ringrazia per aver pensato a lei, che ha provato in tutti i modi in vita, voleva dire a lei, perché è come se sa che lei è una domanda che si fa. Eh, e la risposta è: ho provato in tutti i modi a trovare la via per non essere divisa in due, scissa. Perché quello che lei vede è che era scissa in una parte molto spirituale che andava di qua e quella di dolore e di sofferenza in cui veniva catapultata e veniva trascinata giù. Non è riuscita a trovare la via per non essere più scissa. Ecco perché è morta. Mm. Va La bene. abbraccia forte e la ringrazia. Mm. Evelina, mi hai scritto qualcosa sul cartello? Vuoi farmelo vedere? No. Un po' più vicino, un poco più vicino? Il tuo defunto non zio. Un mio defunto non zio. Però, ce lo potevi dire prima, però. Così non dovevamo fare questa cosa. Ok, chiama il suo defunto non zio. Allora, devo dire che ho visto già prima che c'era una nonna, forse è paterna, penso, la vedo bella tonda, cioè, con i capelli brizzolati, raccolti, Mhm. un tipico grembiule delle donne che erano sempre in cucina. E questo non zio esiste? Cioè esiste, sì, ma si presenta? O è già Eh, andato? il defunto che lei, io secondo me, Il defunto non zio. cioè non lo zio, lei vuole vedere se c'è Lei, un altro defunto, lei ha scritto non zio, non so cosa voglia dire, magari lei lo un chiamava zio, altro in ma più. era un cugino. Vedere se arriva un uomo. Beh, cioè tu E chiama quello questa che lei nonna, vuole chiamare. Io eh, non so chi sia, non ho capito chi sia. mhm. C'è un uomo che
rimane un po' in disparte nell'ombra. Allora io gli sto dicendo di venire in avanti, lo fa con fatica, è come se fosse stato un suo amore. Mi dice. Poteva essere l'uomo della sua vita. E lui? Vuole dirle qualcosa? Allora, io gli darei prima la Vic perché sennò non si espone Vai. perché... Allora, vuole dirle che che le cose non sono andate come loro volevano, vede adesso e dice che nel gioco lui non ha avuto il coraggio di esporsi, è sempre stato lontano da lei, in solitudine, perché ha avuto sempre paura. Ma ha detto che la amava dal profondo. Quando è mancato? 4 anni fa. Va bene, tutti via. Lo salutiamo, Mhm. salutiamo l'amica e tutto questo milione di disincarnati che se ne Mm. va in un portale aureo che oggi è bello contento. Mhm. Insieme a Elena. Sempre. Benissimo, lo chiudiamo. Mhm. La depressione e torniamo a noi. La depressione è legata a un'entità mentale. Sì. Benissimo. Ma a cosa è legata l'entità mentale? Cioè, qual è la causa dell'arrivo di una depressione, ovvero dell'entità mentale 7? Mhm. 6. No, 6. Perché la tiene a bada adesso. Sarebbe 7, ma... Apriamo un attimo una parentesi. Lei tiene a bada con un antidepressivo, Mm. medicinali, psicofarmaci, uno Mhm. psicofarmaco, no? Mhm. Questo non significa psicofarmaco bene. No, no. Io non sono d'accordo, non sono un medico. Mio parere personale, psicofarmaci no, grazie. Mm. Sonniferi no, grazie, No, no, no. assolutamente. Me la cavo da solo. Ne ho bisogno? No, sempre la stessa domanda. Ho bisogno del sonnifero? No, non dormo. Come faccio? Bene, affidati alla medicina tradizionale europea, europea occidentale, coglione. Se no, trova veramente il motivo per cui non Mm. dormi e quindi il sonnifero anche no. Antidepressivo. Ultima spiaggia. Si dice, Mm. vedimelo per favore Elena, Sì. che lo psicofarmaco, l'antidepressivo, interferisce pesantemente con la connessione con l'anima. Mm. Sì, infatti, quello che volevo dire. Quindi in qualche modo l'entità mentale si abbassa, chissà di cosa, niente di che, da 7 a 6, qualcun Mm. altro da 8, 9 a 7, di poco, ma Mhm. certo non è poco, ma non è neanche la metà, per Sì, dire. non è che sparisce, Però si è meno connessi con se Sì, stessi. esatto. E in effetti i conti esoterici tornano, se vogliamo, perché se tu ci ragioni un attimo, lo psicofarmaco ti disconnette dall'anima e l'entità mentale può influire di meno sull'anima Mm. e quindi si depotenzia, Non ha neanche necessità di non ha neanche necessità, interferire sì. così tanto, no? Perché essendo che sei disconnesso dall'anima, l'entità mentale deve far meno lavoro. Quindi è normale che si abbassi. Mhm, Mm. Un po'. Mm. mhm. Sì, Ok, vedo è come se mettesse
uno stato di oblio, cioè di dimenticanza, è come se si disconnette proprio da alcune informazioni che arrivano dall'anima. Mm. Quindi queste 3 gocce che Evelina ci ha sottolineato sono solo 3, poi ci ha detto che non sono gocce ma sono ml, quindi sono più di un poco, già una quantità media. Si giustificava come se noi la dovessimo rimproverare, ma ognuno fa quello che vuole, io non rimprovero nessuno. Queste 3 gocce in qualche modo la disconnettono Mm. dalla sua anima, ma tengono a bada la depressione. Dove nasce questa depressione? Questa vita, un'altra vita, dove? Nasce da lì, nasce da quella ragazzina di 15 anni. Nasce da quella ragazzina di 15 anni che non sapeva come eh, prendere il suo spazio all'esterno e definire la sua personalità rispetto al mondo. Quel mondo buio di quella caverna buia nera rappresenta la depressione, il pianto ed è un posto dove lei si sentiva e si sente rinchiusa. La PS, appunto, dicevo prima, cerca di spingere, ok, ma lei rimane chiusa e soffocata, chiusa nella caverna buia e nera, da quando ha 15 anni, vedo. Allora, diciamo che fino a lì non era l'era di affermarsi, di determinare la sua personalità nel mondo, no? E proprio invece nell'età dell'adolescenza, dove si inizia a determinare la propria personalità nel mondo, lei si è trovata a essere in questa enorme depressione perché si sentiva schiacciata dall'esterno. Molto bene. La PS ci dice che può smettere di prendere Evelina le 3 gocce o no? O La meglio, PS dice... cosa dimmi. succederebbe se? Ecco, infatti, eh, allora, nel momento in cui lei inizia a fare dei passi per affermarsi verso l'esterno, lei può iniziare a diminuire le gocce. Quindi ogni passo verso l'esterno per affermare la sua personalità, quindi andando contro quello che dicono gli altri, perché lei deve andare verso il suo benessere, ok? Mhm. Mm. Allora, da quel momento in poi in cui lei è orgogliosa, si sente forte e serena e felice di aver fatto quel passo, lei può iniziare a diminuire le gocce. Quindi, anche un esempio stupido, va in un negozio, compra una gonna, vuole comprare una gonna e la commessa le dice: Ma guardi, è più bella questa, guardi come sta bene con questa, che è solo magari per smaltire quella gonna lì o perché costa di più, ok? Nel momento in cui lei dice no, io voglio questa e compro questa, quello è già il primo passo, è già un passo concreto e lì puoi iniziare a diminuire le gocce. Ecco. Io però credo, è la mia opinione, cioè io mi metto nei panni di Mhm, Evelina, scusate, mi metto nei panni di Evelina, ho questo problema di depressione. Le mhm, gocce mi tutelano dalla depressione. Ogni giorno prendo 3 gocce e dico, oh bene, oggi non ho la depressione perché ho le 3 gocce. Io sono schiavo delle gocce. mm. Io non creo, io sono un burattino. Oh no, Le infatti. gocce, le gocce sono il burattinaio, sono mangiafuoco, io sono Pinocchio con i fili e le gocce decidono quello che io devo fare. Io non sono Dio. Quindi se io prendessi le gocce, non sarei io, perché Mhm, io so di esatto. essere Dio. Quindi sostanzialmente Evelina non sa di essere Dio.
alimenta, Esatto, coltiva questa idea. Tu sei Dio, tu esatto. hai deciso tutto, anche la tua depressione, oltre che tutto il gioco, tutte le entità mentali, tutto tuo, tutto nelle tue mani. Hai deciso di fare la depressione e puoi decidere di smetterla così, in un secondo. Alimentando sicuramente più semplice gradualmente, diminuendo le gocce e contemporaneamente creandoti degli hobby, dei giri, Esatto. delle cose. Adesso analizziamo un attimo gli hobby perché francamente le onde di guarigione di pulizia quantica lo lascerei perdere, ma Certo. lo vediamo. Però gradualmente più semplice, ma teoricamente così ed è fatto. Perché se tu sei Dio, Mm, tu sei la dea di te stessa, sei la bambina interiore, sei la bambina esteriore, sei la bambina in vacanza, sei la bambina al lavoro, sei quello che ti pare, tu fai tutto, tutto. Le mhm, gocce non ti hanno più. Gocce, pattumiera, caduta dentro. Fine. mhm, Questa è la mia opinione. Se io fossi Evelina, Evelina farà quello che deciderà di. certo. Va bene. Onde guarigione pulizia quantica. A un'età avanzata o a qualunque età, nel caso di Evelina, diciamo, è fonte di interferenza. Allora, prima guardavo quello che ha fatto lei con altre persone, non c'è stata diciamo, non c'è stato abbastanza tempo per far sì che le interferenze, che entrasse un'interferenza nuova, ma hanno sicuramente, lo vedo chiaro, hanno preso dell'energia. Hanno preso dell'energia sia da lei sia dall'altra persona. C'è una persona forse con cui l'ha fatto più spesso e vedo che anche lei non ha ricevuto interferenze da lì perché è una persona abbastanza forte. Mm. E quindi hanno preso, però hanno ciucciato l'energia da tutte e due, parecchia anche. Perché creano proprio, vedo proprio, no? Allora, il campo di Evelina e il campo dell'altra persona si intersecano e creano essendo che lavorano sul campo quantico, quindi sulle proprie energie, è molto forte e aprono un portale grosso, cioè è forte, e quindi lì proprio potevano prendere l'energia, sì. Quindi sì o no? No, Continuiamo? no, assolutamente no. Le serve? Ma no, Le serve a riempire la giornata, ma non le serve a niente se non a no, interferire no, con tutto il infatti, ritmo. sì. Ok. Mm, 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 mm. Ehm, questa è interessante, non l'abbiamo mai analizzata, non l'abbiamo analizzata nella vecchia sessione perché non ce l'ha detto. A 13 anni è anoressica, si mette allo specchio e dice, come era di moda all'epoca, no? Vendo l'anima al diavolo, vendo l'anima se mi fai guarire. Che succede? Allora, lì è iniziato, ecco, lì è iniziata il suo iniziarsi a chiedere come fare per affermare la sua personalità. Mm? Mhm. Quindi dicendo io vendo l'anima se mi fai guarire, allora, cioè è stato proprio palese e diretto. Quindi questa interferenza, diciamo, l'interferenza più nera mi viene da dire che è quella che ha creato il pattern per far sì che tutte le altre interferenze si definissero su Evelina, ok? È stata Mhm. aperta lì, quindi lei ha chiamato questa interferenza nera, cioè ha venduto l'anima, tra virgolette, a questa interferenza nera. Ok, quindi questa interferenza ha iniziato gli è stata data carta bianca, quindi sono riusciti a chiudere Evelina nella depressione e far Mhm. sì che lei non si affermasse nel mondo. Ma questa c'è, questa entità nera c'è adesso? No, adesso non c'è più quell'entità nera lì, ma è stata tolta nell'altra sessione, ma c'è con il ricordo, c'è l'entità mentale, però depressione c'era, è rimasta, e Mm. quindi è tornato il Leonide con i due rettili, che Se comunque non è si tolgono le depressione. entità mentali non si scava tutto. Mm,
mm, mm, resta la radice dell'erbaccia e l'erbaccia ricresce, detta così, un po' alla mm, contadina. mm. Va bene, piccola parentesi veloce, perché questo cane di Evelina è così dipendente da lei, protesi, sempre attaccato, sempre appiccicato, c'è una causa esoterica, barra è pulito. Um, allora, lo vedo legato a uno degli EDL che ha Evelina. Sì, allora è legato energeticamente a questo EDL. L'EDL è legato a Evelina e quindi il cane è sempre dietro ad Evelina. È come se avesse energeticamente il compito, accettato il compito, tra virgolette, non so come spiegarvelo, sto cercando di descrivere quello che vedo, ok? È come se la vibrazione dell'EDL sul cane fa sì che il cane sia sempre attaccato a Evelina per per la sua insicurezza, per la sua fragilità. Non so Mhm. se sono riuscita a spiegare. Cioè, è come se questo collegamento che ha il cane con l'EDL di Evelina fa sì che lui sia sempre appiccicato a lei, ok? E a livello energetico all'esterno appaia che lui è come se si dovesse prendere carico di lei. Mm. Vicca il cane, cane nel cinema, figlia e sorella nel cinema. Vicca tutti. Mhm, mhm. Ok? Causa esoterica della paura di darsi fiducia, entità 7, Sì, mentale. sì, 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 assolutamente. Sempre più entità mentali come fondanti e fondamentali di tutta la pulizia energetica. Senza di queste è come fare buchi in fondo a una barca e cercare di non affondare buttando fuori l'acqua con un cucchiaino. Mm, Finché non tappi tutti i buchi e smetti di farne, è inutile buttare fuori l'acqua dalla mhm, barca, che affonda. mhm, Alzare le frequenze. Un buon modo è andando al cluster. Ci andiamo con Evelina. mhm. Sì. Come vedi i contratti? Sono delle mezze sfere Mhm. dove dentro ci sono tutti delle mezze sfere un po' col bordo un po' spesso e dentro ci sono tutte, diciamo, tutte le situazioni del contratto di ogni vita, dei contratti di ogni vita. Cosa vuole Mm. farne? Sta aprendo il portale definitivo, l'ha aperto. Si sta buttando tutto dentro. Mhm. Ok, all'epoca non avevo ancora inventato l'ad eternum, ora sì. Evelina vuole, sa farne uno. Mhm. Lo vuole fare e mettere qui nel Sì, sì, cluster. sì, sì, lo sta facendo. Mhm.
Come lo fa? Fa una sfera perlacea che parte dal suolo e prende tutto il cluster. È molto potente ed è l'energia di Evelina, che le può creare quando vuole. Bene, andiamo all'avatar. Portale definitivo. Mhm. Mhm. Come lo vedi l'avatar? Allora, c'è metà avatar che è un po' trasparente e metà invece è ancora intero. Mhm. Mhm. Allora, prende tutto, lo butta nel portale definitivo. Ok. Chiuso. Ad eternum anche qua. Mhm. Mhm. Fatta. Benissimo. Con questa nuova condizione, esistono ancora gli impianti? No. Le interferenze eteriche? No. Il famoso leone, i due rettiliani, i due DL, quindi no. E quell'essere buio che è andato, che era entrato con l'anoressia, esiste? Mm. No, no, no. Non c'è più neanche quello. Entità mentali importantissime, 6 e 7. Ci sono ancora? No. Progetto vecchio e nuovo, biforcazione e addormentamento. No. Teoricamente, condizioni per prendere le 3 gocce ci sono ancora? No. Nel qui e ora no, Mentalmente, assolutamente. mentalmente però Evelina si ricorda Eh, di essere un soggetto sono quelli. depressivo. Sono i ricordi, infatti stavo dicendo, che è l'unico aggancio. Il ricordo è un aggancio, però non Mm. esiste alla fine. Mhm. È soltanto una memories, un Mhm. ricordo. Memory. Va bene. Nuova frequenza. Vecchia e nuova frequenza perché non abbiamo visto i valori. Vecchia a inizio sessione e nuova. Allora, vecchia era 12 miliardi, adesso 213. Però. Vecchia e nuova consapevolezza. 121, adesso è 185. PS. 37 prima, adesso 61. Vite precedenti. Allora, 1894 prima e adesso è 1523. Cervello. Era 9.2, adesso è 9.6. Va bene. Il cane Mhm. pulito? Sì, sì. Così, per divertimento, Evelina gli mette un ad eternum dentro. Poi se ne mette uno nel corpo fisico. Mhm. Poi nel corpo mentale, bello grande.
Mm. Poi nel corpo emozionale, bello grande. Mhm. Ok. Poi nel corpo eterico e uno nel corpo subliminale. Ok. Poi si mette una maglietta e scrive sulla maglietta perché io valgo. Il claim di L'Oreal di qualche anno fa, forse anche da adesso. Credo che in francese sia parce que moi je vaux bien. E esistono ancora l'interferenza? Abbiamo detto di no, gli impianti no. Messaggio finale di Evelina a se stessa. È ora di vivere leggera. È ora di vivere verso il tuo benessere e verso ciò che ti piace, senza curarti più di nessuno e di niente. Fai quello che ti fa stare bene, fai solo quello che ti fa stare bene. E come dice, per tenere le tue vibrazioni alte e centrate su di te, puoi allenarti facendo dei lavori con le pietre e cristalli, nel senso vedo tipo creare delle collanine o dei bracciali, ecco. La vedo proprio concentrarsi, mettere la sua energia e vibrazione lì. Mm. Questo al posto del corso quantico? Mm. Sì, al posto di tutti quei corsi lì molto teorici, quindi che a livello energetico a parte Assorbono. che ti assorbono perché sono con l'altro, col campo degli altri, ok? Mhm. Invece devi lavorare sulla tua vibrazione personale e il contatto vedo proprio le pietre e i cristalli. Mm, mm, mm. Un corso di cristalloterapia Ideale. o una Anche. cosa più Per sé però. Mm. da autodidatta. Sì, però da fare su di sé e poi può creare i gioielli, ok? Quindi perché allora vedo questa cosa, se lei crea, mentre crea i gioielli con le pietre e i cristalli, ok? Le pietre e i cristalli vibrano insieme a lei e quindi lei può sincronizzare la sua vibrazione verso il suo benessere. Quando poi li vende o li regala, ok? E passano di là. Lei, diciamo, il cristallo vibra in quella maniera lì che può essere di supporto a chi lo prende. Ma Però Elena, i gioielli sono interferenza. no, non è vero. Vedi, non mi ricordavo neanche che c'era proprio non ci ho Le proprio perle sono pensato. un'interferenza. No, Chi l'ha detto? Boh, ah, però sono interferenza. Chi l'ha detto? assolutamente no. Boh. Ma figurati. Ma la perla è un'interferenza, anche il gioiello. Ah, Stiamo scherzando, ovviamente, stiamo riportando le parole mm, di una persona fuori di testa, affetta da malattie mentali. Va bene, non ce ne frega niente mhm, di questa persona, ci interessa molto di Evelina. Questo è il sì, suo messaggio. Quindi mm, staccarsi da pericolose influenze esterne che ci possono sempre essere, ci sono energetiche, sì. sempre, ma diciamo una come Evelina è un soggetto influenzabile. Oggi è Mm, pulita, è a posto, per cui perché non coltivare delle semplici amiche e delle ecco, attività manuali indipendenti da esatto, altri? esatto. Io prima della sessione dicevo, beh, tu puoi, sei curiosa, lei diceva, beh, se puoi essere curiosa per andandoti a vedere come è fatto il prato.
se uno si mette a osservare il prato, vede insettini, fiorellini, microfiorellini, piantine, foglioline, come il germoglio nasce, c'è un mondo, ma mm, veramente un mondo. Un prato in montagna, intonso, vergine, farfalline, insettini, cavallettine. Ti compri mm. una bella macchina fotografica e inizi a fare fotografie degli Anche. insettini, per esempio, è un modo bello per conoscere e Mm, imparare dal piccolo e quindi anche per il grande. Oppure ti compri una macchina fotografica e fai foto di tutto, paesaggi, insetti, fiori, fiori piccolini, fiori molto grandi, paesaggi, nature morte, amiche. Mm? mm, Fai un foto sott'acqua, pochi centimetri, però fotografi il mondo subacqueo, ce n'è da scoprire mm, a mm, mm, qualunque mm, età. mm. Tutte cose che tu non hai mai scoperto ancora. Quindi se sei Sì. curiosa non bisogna andare a fare il corso di Reiki. Mm, mm, Se mm, poi mm, vuoi mm. le energie, che hai già fatto, ecco, ti parliamo. Che poi vuoi le energie e gestire le energie, i cristalli, che è un po' l'ABC Esatto. delle energie, sono Gestire una buona energie, strada. esatto, Va bene, esatto. abbiamo finito.